Ragazzi, una domanda che mi sono sempre fatto sull'elettrico: ma le auto elettriche, per l'appunto, sono mezzi usa e getta o sono mezzi per durare negli anni come le auto con motore termico tradizionali? Lo sapete che io sono una persona che cerca di informarsi sempre a 360 gradi, sia nel bene sia nel male. E se parlare bene di qualcosa è abbastanza facile, non è così scontato invece parlarne male, ma con cognizione di causa. Ed ecco qui una lettera che ho trovato pochi giorni fa sul sito vaielettrico.it, che vi lascio linkato nel mio canale Telegram, che quindi è un sito di certo non a sfavore delle auto elettriche, ma che mi ha fatto comunque molto riflettere sulla reale durata nel tempo di questi mezzi del futuro, che ormai sono già presenti. Leggiamola insieme. Vi scrivo la mia triste esperienza con Tesla, l'inizio non è dei migliori. Specifico che sono un super appassionato di mobilità elettrica. Nel 2019 acquistai una Tesla Model S 85 base usata con pacchetto sospensioni pneumatiche dal canale ufficiale Tesla. La macchina era nel 2013, uscita da Tesla Italia, aveva altri 3 anni di garanzia, andava tutto bene, una meraviglia, potenza, comfort e autonomia degni di nota. Insomma, tutto quel che di buono chi utilizza almeno una volta un'auto elettrica si rende subito conto di avere sotto al sedere. Ma magari i problemi vengono dopo, chissà. I 5 problemi che ho avuto a garanzia scaduta, ed è sempre così. Il calvario iniziò scaduta la garanzia, elenco tutti i gravi problemi. 1. Maniglie portiere in 4 volte separate, spesa 1.210 euro, riscaldamento aria calda 1.870 euro, motore di trazione cavi di alta tensione 7.680 euro, touchscreen 2.000 euro e mazzata finale, batteria di trazione 16.900 euro. Spesa totale dei problemi 29.660 euro. Specifica dire che sono stato tra i primi a crederci in Tesla, la macchina è stata trattata maniacalmente essendo appassionato del marchio. Ma la parte più bella viene ora, amici. Udite udite, Tesla mi ha valutato in permuta la mia auto per 2.400 euro. Così, con la batteria di trazione morta, acquistando una Tesla nuova. La macchina ha appena 181.000 km, ne dovrebbe fare almeno 500.000 per come la usavo. La caricavo quasi sempre a casa in AC, supercharger, DC, pochissimi. Mi sento stradeluso e abbandonato dal brand. Sembra tutto studiato che dopo la garanzia succede il finimondo. Questa lettera, ragazzi, dà davvero molto da pensare, sia per chi deve ancora acquistare un'auto elettrica, sia per chi ce l'ha già tra le mani. Un'auto che dura 11 anni, un'auto che ha un bel costo, direi che non va assolutamente bene. Qui non stiamo parlando di smartphone o elettrodomestici che hanno una durata limitata nel tempo con l'obsolescenza programmata, ma parliamo di auto che devono servirci tutti i giorni per fare qualsiasi cosa, dallo svago al lavoro, al tempo libero, alle vacanze. Insomma, è impensabile pensare di dover cambiare un'auto così costosa dopo pochi anni di vita, nemmeno fosse per l'appunto uno smartphone o una lavatrice. Un'auto come la Tesla Model S, con il costo che ha, deve durare almeno 20 anni, ecco quello che dicevo io poco fa. Il discorso ecosostenibilità, e anche questo è molto importante, dove sta se a 11 anni devo buttare la macchina? E annesse batterie, aggiungerei. Nei vari social anche ufficiali dicono che le batterie vengono riciclate o se si rompe si cambia il solo modulo danneggiato, e invece le cose non stanno così. Come sempre, ragazzi, è facile parlare, poi la realtà dei fatti è tutt'altra. E purtroppo sui social in tanti parlano, ma fatti concreti ce ne sono pochi. Tesla Brescia mi ha fatto il preventivo della batteria di trazione, come abbiamo visto, di quasi 17.000 euro. Praticamente ti compri un'auto termica a prezzo pieno, quasi, dicendo che loro hanno solo la facoltà di toglierla dall'auto e spedirla in Olanda per farsene mandare una nuova. Non cambiano i moduli danneggiati. Penso che la tecnologia sia andata avanti per migliorare il prodotto, ma sconsiglio vivamente di tenere una Tesla dopo garanzia, visto il comportamento che ho ricevuto dalla casa madre. Ringrazio i dipendenti Tesla per avermi assistito. Morale della favola: la macchina va rottamata a malincuore. Ovviamente acquisterò ancora un'auto elettrica, ma cambio assolutamente brand. Oddio, Tesla è probabilmente, o forse oggettivamente, il brand di auto elettriche più affidabile attualmente in giro, quindi non so quanto gli possa andare bene con un altro brand. Staremo a vedere, insomma, ragazzi. Non so se c'è molto altro da aggiungere, penso di aver detto tutto, sia leggendo questa lettera sia con le parole che vi ho detto poco fa. Io per ora sto tranquillo nella mia auto tradizionale
e penso che l'elettrico attuale sia ancora una fase di transizione verso quelle che saranno davvero le auto del futuro, magari con batterie più sostenibili, auto più sicure e che magari riescano a durare più di 10 anni. Perché ragazzi, almeno per me che non sono una persona che sguazza nei soldi, pensare di dover cambiare un'auto ogni 10 anni mi pare una follia. Non lo so, ditemi voi cosa ne pensate con un commento. Se questo video è stato di vostro interesse lasciate un bel like per supportarmi, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale. E questo è tutto. Vi saluto, buona guida a tutti! Sia che sia elettrico, sia che sia benzina, diesel, GPL, idrogeno, aria, quello che volete. Insomma, buona guida a tutti, vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre a cui vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!